pronti per un nuovo viaggio? Quest'anno siamo in Africa. Siamo perché non sono da solo, infatti c'è anche Paola che sta facendo le riprese. E come vedete non sono né in bici né a piedi, ma in macchina. E questo Paola l'apprezza. Precisamente siamo in Sudafrica e ci stiamo dirigendo verso il Kalahari National Park, che è ai confini col Botswana. Noi abbiamo già fatto quasi 800 km di strada, ne mancano ancora un 150, però dovremmo arrivare perché vedo che non è che ci sia molto traffico. Effettivamente è un viaggio molto lungo per raggiungere una zona semidesertica e poco popolata, ma ci sarà stato un motivo per cui ci siamo voluti andare. Anche se comunque qualche problemino con il traffico ce l'abbiamo avuto. Appena arrivati stiamo già facendo un giro per le dune, o comunque nella zona. Non si capisce bene dove è il sentiero, però noi andiamo. Vai Paola, vai. Mostrami la strada. Ma sì, è di qua, figurati. Figurati se ci perdiamo. Sì, no, dai, un sentiero c'è. E anche delle minime indicazioni. Eccolo qua, il primo Don Pedro. Bello gelato. Mi manca un po' di cacao, perché tutto ha il cacao intorno. Sì. Questo è fatto con amarula e gelato al fior di latte. Com'è? Ok, stiamo entrando nel parco nazionale e a Paola tocca aprire. Ce la fa. Il parco del Kalahari misura all'incirca 3,6 milioni di ettari, praticamente grande come la Svizzera, ed è stato istituito nel 2000 dall'unione di due parchi nazionali, quello del Gainsbok in Botswana e quello del Kalahari Gainsbok in Sudafrica. È caratterizzato da un ambiente semiarido, infatti cadono all'incirca 250 mm di pioggia in tutto l'anno, ma comunque ha una grande varietà di fauna, che si può avvistare anche lungo le uniche due piste che sono percorribili da mezzi che non siano propriamente le fuoristrada, come quello che avevamo noi. L'animale simbolo del parco è l'antilope orice, Gainsbok in inglese, e infatti i due parchi originariamente avevano questo nome. Come si vede è un'antilope di grosse dimensioni, le sue corna possono arrivare anche a 1,5 metri di lunghezza e riesce a sopravvivere in ambienti particolarmente aridi. Altri animali piuttosto comuni sono gli struzzi, le antilopi springbok,
che a causa della M disegnata sul loro fondoschiena vengono soprannominati i McDonald's della savana, visto che se li mangiano tutti, e gli gnu. Quello che state osservando è uno sciacallo molto interessato ad una tana. Pericolo scampato. Naturalmente nel Kalahari non possono mancare predatori e i leoni sono i più numerosi. Questo è un giovane maschio che ha appena catturato un'antilope orice. Adesso, dopo essersi fatto un giretto per controllare che non ci siano altri pretendenti alla preda, può finalmente rilassarsi. Non male come posto, eh? Paolo è inseguita dagli uccelletti. Qua la pista è diventata molto sabbiosa. Safari notturno. Inizia una nuova giornata al Kalahari e noi andiamo a scoprire cosa ci riserva. Nella stagione secca i luoghi migliori per trovare gli animali sono le pozze d'acqua artificiali. Ed infatti altra pozza, altra sorpresa. Qua invece la sorpresa alla pozza se la prende una povera iena bruna, che non si è accorta che stava arrivando una famiglia di leoni.
Le iene non sono per niente amate dai leoni, ma in questo caso viene presa come un gioco per i cuccioli. A questo punto vi domanderete com'è andata a finire. Bene, la iena si è salvata, approfittando di un momento di distrazione dei cuccioli. Se però li avesse morsi per difendersi, non avrebbe avuto scampo. Le è andata bene. Bene, prima di lasciare il parco, facciamo un giro per vedere se c'è ancora il giovane leone di ieri. Sì, in 24 ore non si è spostato di 1 centimetro. Allora, abbiamo lasciato il Sudafrica, adesso siamo entrati in Botswana e ci stiamo dirigendo a nord per raggiungere il delta dell'Okavango. Come al solito la strada, come si può vedere, è piena di traffico. Sono all'incirca 1000 km di strada, bene? Come on, come on, dance my rhythm, wow. Come on, come on, dance my rhythm. African carnival, wow. Sentiment, sentiment, African dance, sentiment, sentiment, African dance, sentiment, sentiment, African dance, sentiment, sentiment, African dance. Kylen, you my land. Sa fare solo per noi, vediamo cosa si riesce a vedere. Siamo proprio nel Calari, nel pieno del Calari. African dance, sentiment, sentiment, African dance. Kylen, you my land. Kylen, you fetch a land. Only you way, by what say you in the land where. Only you way, by what say you in the land fetch a map. Come on, come on, dance my rhythm. Come on, come on, dance my rhythm. Wow, people African. Ancora 500 km a Maun. Meglio velocizzare un attimo. Sentiment, sentiment, African dance. Sentiment, sentiment, African dance. Sentiment, sentiment, African dance. Buon Ferragosto! E in questo viaggio ci sono venuti anche i nostri amici Ludovico e Ludovica. Riesco a riprenderli. Ah, e c'è anche Paola, E io mi faccio il mixed grill. Il Parco Nazionale del Moremi occupa la gran parte del lato orientale del delta dell'Okavango. Rispetto al Kalahari è praticamente impossibile visitarlo senza un mezzo 4x4 ed ecco infatti il nostro potente mezzo fuoristrada, che ci permetterà, grazie anche alla guida, di avere più possibilità di avvistare la fauna. Almeno così si spera. Beh, benvenuti nel Parco del Moremi. Sicuramente, se non avessimo avuto una guida, non saremmo riusciti a vedere il leopardo che è in cima all'albero. Voi lo vedete?
Stiamo assistendo a una scena di caccia in cui dei leoni hanno avvistato un kudu. Non penso che riusciranno a prenderlo, però li stiamo seguendo, li stiamo monitorando. Tutti gli animali sono molto nervosi, compresi gli elefanti. La scena è iniziata quando ci siamo accorti che c'erano delle leonesse appostate vicino allo stagno, dove si abbeveravano le gazzelle. Però non erano molto interessate a queste prede. Ma le cose sono cambiate quando hanno visto un giovane kudu avvicinarsi alla pozza. Comunque state tranquilli, non assisterete a scene sanguinolente. Infatti non abbiamo assistito all'uccisione. Però la natura ha fatto il suo corso. Hanno cercato di proteggerlo. Sì, di salvarlo. Stanno cercando ancora di salvarlo, ma è già morto. E che vuoi? Ecco che si avvicina. Si avvicina il leone. Ecco, si avvicinano. Pensa che non vengano. Molto vicini alla scena. Ok dai, possiamo riprendere l'esplorazione del delta dell'Okavango, che è il secondo delta fluviale interno più grande del mondo. Ciò significa che il fiume Okavango, che giunge dall'Angola, termina il suo corso nei deserti del Botswana, formando delle pianure alluvionali grandi circa 15.000 km². Uno dei mezzi per visitarlo è il mokoro, cioè un tipo di piroga che usano i locali per spostarsi nel territorio, ed è quella che useremo noi oggi. Allora Paola, che ti sembra? È bellissimo. Concordo. Non essendo all'interno del parco nazionale, abbiamo potuto fare anche una gita a piedi per cercare di osservare qualche animale. Però ci siamo dovuti portare dietro i nostri seggiolini del mokoro. Naturalmente l'osservazione è molto più difficile rispetto a quando si è su una jeep.
però si riesce a fare qualche chiacchiera con i locali. Bene dai, qualche animale si è visto. Però l'arrivo di questi due bufali, che la guida ci ha detto che erano molto nervosi e quindi molto pericolosi, ci ha costretti a ritornare alle piroghe. E anche molto in fretta. Beh, non sono né in bici né a piedi, anzi adesso non sto neanche guidando. Infatti ci pensa Ludovico. Vai dritto, fra 250 km gira a destra. Per la precisione ci stiamo dirigendo verso il nord del Botswana, costeggiando il fiume Okavango per entrare in Namibia. Continueremo a seguire il fiume fiancheggiando il confine con l'Angola, per poi puntare verso sud e Città del Capo. Quindi ce n'è ancora tanta di strada da percorrere. Qua dove siamo alloggiati per la notte. Siamo di fianco al fiume Okavango e fra un po' partiamo per farci un giro in barca. Magari questa volta riusciamo a vedere un po' di più rispetto al delta dell'Okavango. Va bene? Faccio vedere anche dove sono i bagni, perché questa è la camera, la tenda, e poi abbiamo i servizi. Allora, qua c'è il bagno e qua all'aperto c'è la doccia. Bagno con vista della foresta. Beh, per festeggiare la crociera sull'Okavango, una bella birretta dell'Okavango. Gata. Ed ecco, al mattino, la vista dalla nostra finestra del bagno. Buona colazione. Il trucco per evitare di rimanere insabbiati è quello di non mollare mai l'acceleratore. Ed è quello che cercherò di fare lungo questa pista, per evitare di rimanere bloccato nella sabbia come è successo ieri. Sabbia!
altro che. Oh, questo è grosso! Oh. Si vedono là dei cartelli. Dai che forse ce l'ho fatta ad uscire dalla sabbia. Missione compiuta. Allora possiamo lasciare il Botswana ed entrare in Namibia attraverso un parco nazionale. Ultimi giorni sul fiume Okavango e anche dell'utilizzo del drone. Purtroppo in questo viaggio ho potuto usarlo poco perché era proibito farlo volare nei parchi nazionali. Adesso sarebbe stato possibile, ma a causa di un problema tecnico sono stato costretto a richiamarlo prima che mi cadesse nel fiume tra coccodrilli o ippopotami oppure perderlo mentre stavo sorvolando l'Angola. Quindi è stato meglio rimetterlo in valigia e vederci i panorami dalla barca, che era più sicura. Just the one in front of us. It's getting too close. Yes, we better move. Play. C'è anche la compressione. No, non sto viaggiando da solo perché mi sono liberato dai miei compagni di viaggio. Sto solamente portando la macchina dietro i bungalow del Lodge Ohange, che, come si vede, non è per niente male. Vedo anche che stanno passando degli impala e sono andato a finire là. Un punto di osservazione migliore è da dove si cena la sera. Qua gli eland o antilopi alcine si vedono veramente da vicino. Naturalmente poi la sera c'è sempre la possibilità di fare un safari, certamente con meno avvistamenti rispetto a un parco nazionale. Comunque sono sempre delle belle gite.
delle belle gite che si concludono anche molto bene. Ultima parte del viaggio. Dal deserto arido e spettacolare della Namibia passiamo al deserto fiorito e altamente spettacolare del Sudafrica. Faremo anche una sosta a Lambert's Bay per vedere la più grande colonia di sule dell'Africa, per poi terminare il viaggio a Città del Capo. Una tappa della lunga traversata è il Goabi Mountain Lodge, immerso nel nulla tra le montagne desertiche, dove noi ci faremo un giro per esplorarle. Ultimo safari della vacanza, ci troviamo nelle zone desertiche della Namibia e andiamo a cercare altri animali, ci saranno particolarmente degli antilopi. Il panorama è bellissimo. Vi confesso che il mio scopo sarebbe quello di vedere l'oritteropo o formichiere africano, che è proprio caratteristico di questa zona, ma che è praticamente impossibile da osservare perché si muove prevalentemente di notte. Ci vorrebbe proprio una botta di fortuna. Questo albero è coperto da un nido di uccelli detti tessitori sociali e può ospitare sino a 100 famiglie di questa particolare specie. Nella parte inferiore si vedono che ci sono numerosi ingressi che con dei tunnel portano alle camere di nidificazione. Lo scopo di questa enorme struttura è quella di proteggerli dalle gelide notti invernali e dalle torride temperature estive, grazie proprio al suo potere isolante. Sì, interessante, ma io voglio fotografare l'oritteropo. Ed infatti, eccolo qua. Wow! Come hanno detto le nostre guide, abbiamo proprio avuto un colpo di fortuna per vederlo di giorno. E là si rivede il nostro amico, l'oritteropo. Bene, dopo essere riusciti a vedere il formichiere africano, tentiamo ancora la sorte per cercare di assistere al fenomeno della fioritura del deserto. Per farlo bisogna lasciare la Namibia ed entrare in Sudafrica, nella regione del Namaqualand, una zona tra le più aride dell'Africa meridionale, dove non ci sono né laghi né fiumi, e l'acqua è anche leggermente salmastra. Però tra fine settembre e inizio ottobre si ha un'incredibile fioritura che colora letteralmente il deserto. È un fenomeno che i botanici spiegano come una perfetta combinazione tra la scarsa pioggia e i raggi solari e si verifica soltanto in primavera, ma non è detto che accada proprio quando uno passa. Comunque sembra che i segnali siano buoni. Benvenuti alla Goigap Nature Reserve.
E adesso un trekking nella riserva. Da uno spettacolo ad un altro. Room. Thank you. Siamo a Lambert's Bay, a circa 250 km da Città del Capo, sulla costa atlantica. Come si vede, l'ambiente è parecchio cambiato. In 2 giorni siamo arrivati in un ambiente completamente diverso. Lambert's Bay è una piccola cittadina che era dedita principalmente alla pesca, ma che adesso, o meglio nella loro estate, grazie alle sue lunghe spiagge bianche e all'ottimo cibo di mare, è stata nominata come il diamante della costa ovest. Però noi ci siamo fermati qua, visto che è inverno, per vedere la sua famosa colonia di Sule del Capo. E pronti per lo spettacolo? Ci sono solo 6 colonie al mondo dove nidifica la sula dall'occhio blu del Capo e Lambert's Bay è l'unica che è accessibile al pubblico. Non potevamo quindi perdercela. Come dicevo ieri,
L'ambiente è cambiato, ma purtroppo anche il clima. Stiamo arrivando verso Città del Capo e c'è pioggia e vento. In lontananza si dovrebbe vedere Città del Capo, ma oggi è nuvoloso e quindi si intravede solamente, ma siamo quasi arrivati. Arrivati a Città del Capo non poteva certamente mancare una gita al Capo di Buona Speranza. E anche, naturalmente, una visita ai nostri amici pinguini di Boulders Beach. Ecco, la foto che io sono arrivato al Capo di Buona Speranza non la vedrete proprio. Mi rifiuto. Bene, qua va decisamente meglio. Ok, siamo arrivati al Capo di Buona Speranza. Oltre non si può andare, quindi direi che il filmato può finire qua. Dai, alla prossima!